Signore e signori, benvenuti in questo nuovo speciale di Sara Pianta, il cui titolo è Albedo e Flavedo, questi sconosciuti. Già sapete che cosa sono? Li conoscete? E vi piacciono? Andiamo a scoprire insieme le loro incredibili proprietà. Tutti gli agrumi fanno parte della famiglia delle Rutacee e i loro frutti prendono il nome di Esperidio, come le mitologiche Esperidi, cioè le ninfee dell'antica Grecia che custodivano quel favoloso giardino appunto delle Esperidi. E ad oggi continuiamo noi a mangiare i loro frutti, i loro pomi d'oro, che probabilmente non erano mele, ma erano appunto arance. Appunto, quotidianamente noi mangiamo arance, clementini, mandarini, pompelmi, cedri, limoni. Ogni esperidio, quindi ogni frutto dei citrus, sono composti da un epicarpo e da un endocarpo. L'endocarpo è la parte più interna, cioè quella che mangiamo. Sono gli spicchi in cui ci sono le sacche che contengono il succo e sono tenute assieme da una pellicina bianca. E poi ci sono i semi. L'endocarpo, quindi la parte più interna, è protetta dall'epicarpo, cioè la buccia, ed è la parte che in genere, salvo rare eccezioni, viene buttata via, sia nelle nostre cucine che nella grande industria. Ed è proprio la buccia la protagonista di questo speciale di Sara Pianta. La buccia è formata da uno strato più esterno, che si chiama flavedo, ricca di ghiandole oleifere, in cui ci sono all'interno gli oli essenziali ed altre importanti sostanze che andremo a vedere fra un pochino. Ed è quello che in genere noi utilizziamo per aromatizzare all'interno delle nostre cucine, quindi è la parte, diciamo, per capirci, quella gialla o quella arancione. Immediatamente sotto c'è il cosiddetto albedo, che è la parte bianca, quella spugnosa, quella che in genere viene proprio buttata via perché è amara, a meno che non si facciano i canditi. E sia che si tratti di arance, di pompelmi, clementini o quanto appunto abbiamo detto prima, sia l'albedo che il flavedo sono ricchissimi di fitocomposti che ci devono obbligare a non buttarli via. Da sempre nella medicina tradizionale cinese ogni parte del citrus viene utilizzato, che sia la corteccia, che siano le foglie, che siano la polpa, che siano i semi, che siano i fiori, ma che sia anche la buccia. In questo video vogliamo spezzare un'enorme lancia a favore del flavedo e dell'albedo, proprio per evidenziarne le loro incredibili proprietà. E in più vogliamo stuzzicarvi per portarvi a fare la nostra prossima ricetta, cioè il vino delle Esperidi, elisir di lunga vita, ma questa è una storia che vedremo in un prossimo video. Sia l'albedo che il flavedo ad oggi sono proprio al centro di una grandissima ricerca, perché intanto sono degli elementi di scarto di un'industria a livello mondiale enorme, che appunto è volta alla trasformazione degli agrumi, che siano per fare succhi, che siano per fare marmellate e quant'altro. E date le loro importantissime proprietà, fanno estremamente gola all'industria farmaceutica e cosmetica, perché è un elemento di scarto e proprio per questo motivo ce n'è tanto e costa poco o quasi niente. Ogni esperidio ha le stesse proprietà, però al loro interno i fitocomposti sono concentrati in un modo differente e questa concentrazione varia tantissimo in base alle condizioni ambientali, alle condizioni atmosferiche, al grado di maturità sicuramente, ma anche al luogo dove vengono raccolte. Ecco perché i dati forniti dagli studi scientifici possono essere ripresi semplicemente come dati di riferimento, proprio data la grande variabilità di concentrazione di ogni singolo fitocomposto. Detto questo, ribadiamo che ogni esperidio ha le stesse proprietà e in genere quella più largamente analizzata dalla scienza è il frutto del Citrus sinensis, cioè l'arancia dolce. Alla base del potere fitoterapico di ogni agrume c'è la loro grandissima proprietà antiossidante, cioè contro i radicali liberi. Ma spieghiamo che cosa sono i radicali liberi per chi non lo sapesse. I radicali liberi sono degli atomi o delle molecole che hanno sul loro orbitale più esterno un elettrone sbagliato. Questo che cosa li causa? Li causa una grande instabilità, cioè devono andare a cercare un altro elettrone con cui attaccarsi in modo da creare una loro stabilità.
Questo furto di elettrone viene chiamato appunto ossidazione e avviene a carico per esempio delle proteine, dei lipidi. Si vanno a creare quindi delle cellule anomale che sono alla base di ogni stadio infiammatorio e possono causare, ahimè, anche gravi malattie come il cancro, nonché contribuiscono sicuramente all'invecchiamento. Voi direte, è certo che è antiossidante, c'ha la vitamina C. Sì, certo, c'è pure la vitamina C, non è soltanto questa sostanza a svolgere questa funzione. Intanto specifichiamo che la vitamina C è presente anche nel flavedo e nell'albedo, quindi non soltanto nel succo, anche se logicamente in quantità più ridotte. Ma vedremo fra un pochino come insieme alla vitamina C interagiscono altri fitocomposti che permettono ad un agrume di esibire non soltanto la proprietà antiossidante, ma tantissime altre proprietà, perché parlare solo di vitamina C e parlare soltanto di attività antiossidante è estremamente riduttivo. Iniziamo con l'elencare i fitocomposti che caratterizzano essenzialmente sia il flavedo che l'albedo. Flavonoidi, acidi fenolici, acidi carbossilici, limonoidi, cumarine, furanocumarine, aminoacidi, carboidrati, vitamine come la vitamina E, la vitamina C, minerali come il calcio, il potassio, il magnesio, il ferro, lo zinco, le pectine e i carotenoidi. Tutte queste sostanze lavorano insieme e permettono agli agrumi di svolgere tante altre attività. Vediamole insieme. Oltre appunto all'attività antiossidante abbiamo l'attività antiproliferativa e anticancro, attività antiobesità, antidiabete, antimicrobica, antivirale, neuroprotettiva ed infine attività antifungina e antimalarica. Iniziamo proprio ad esaminare la proprietà antiossidante che hanno l'albedo e il flavedo. Ma come agiscono l'albedo e il flavedo con i fitocomposti che sono in essi presenti per attuare questa proprietà antiossidante, per abbattere i radicali liberi? 1. Intanto riescono proprio a inibire gli enzimi ossidanti. Appunto, gli enzimi ossidanti sono i radicali liberi che abbiamo nominato prima. Si è potuto vedere da studi scientifici come l'esperidina e la cumarina riescono a inibire l'enzima XO, cioè l'enzima xantina ossidasi, cioè quell'enzima che va a produrre perossido di idrogeno ed è un ROS, cioè un radicale libero. Sembra appunto che vanno a intervenire direttamente inibendo la xantina ossidasi. 2. La vitamina C, cioè l'acido ascorbico. L'acido ascorbico ha una struttura chimica molto particolare che lo fa diventare un cosiddetto agente riducente, cioè riesce a regalare elettroni. Ricordiamoci appunto che i radicali liberi sono quelle molecole anomale che gli manca un elettrone, per cui vanno a legarsi facilmente alla vitamina C, per cui la vitamina C va proprio a prevenire l'ossidazione. 3. Intervengono i polifenoli. Anche i polifenoli vanno a limitare la produzione di radicali liberi. E 4. Intervengono i limonoidi. I limonoidi sono dei terpenoidi che invece vanno anch'essi a intervenire direttamente sui radicali liberi, andando a limitare l'ossidazione e soprattutto una reazione a catena di ossidazione. Ecco perché dobbiamo capire che non è soltanto la vitamina C a intervenire, ma è la sinergia con altre sostanze che rendono gli agrumi così potenti. Visto che abbiamo un po' nominato i flavonoidi, continuiamo su questa scia. I flavonoidi sono concentrati soprattutto nella buccia e vanno a coprire quasi il 90% di tutta la frazione polifenolica. I flavonoidi sono veramente tantissimi, sono veramente tanti quelli presenti sia nell'albedo che nel flavedo e hanno delle proprietà incredibili, non soltanto quella antiossidante. Per anticiparvi, svolgono un'azione chelante incredibile nei confronti di alcuni metalli pesanti. Per esempio si è visto come riescono a limitare l'ossidazione dei lipidi a carico della struttura pancreatica. Vanno a catturare, a legarsi al ferro che può provocare un'ossidazione incontrollata delle cellule lipidiche presenti nel pancreas
E questo è soltanto un'anticipazione. Andremo a vedere essenzialmente i flavonoidi più incisivi. Iniziamo con l'esperitina e la cumarina per il loro effetto chelante. L'esperitina è il glicoside flavonoide maggiormente presente nella buccia di arancia e la sua quantità è stata calcolata essere di circa 48 mg per ogni grammo di buccia essiccata. Insieme alla cumarina vanno a svolgere un potere antiossidante e chelante, soprattutto per quanto riguarda le cellule del tessuto cerebrale e pancreatico, come abbiamo visto. Nella loro attività di chelazione dei metalli pesanti interviene anche la vitamina E, anche se è in piccole quantità, è presente anche nell'albedo e nel flavedo. Infatti la vitamina E è presente maggiormente nella polpa e nei semi, ma la vitamina E insieme all'esperitina e la cumarina vanno a intervenire direttamente, come abbiamo visto prima, sul ferro ma anche sul rame. Nello specifico la vitamina E permette una riduzione del ferro ferroso in ferro ferrico, effetto antiobesità della naringenina e della porincina. Da studi effettuati su topi obesi si è visto che la somministrazione di estratti di bucce per 8 settimane ha permesso una riduzione sostanziale non soltanto del peso corporeo, ma anche di colesterolo e di glicemia. Lo stesso studio, grosso modo, è stato effettuato anche su esseri umani, ottenendo risultati veramente molto simili. E per questa attività sembrano intervenire soprattutto la naringenina e la poncirina, perché sembrano intervenire direttamente nel prevenire lo stress ossidativo a carico degli adipociti umani. Ma in che modo svolgono questa attività antiobesità? Prevengono infatti la formazione di radicali liberi a carico degli adipociti. Andando a prevenire l'ossidazione di queste particolari cellule, si va a prevenire l'insorgenza di stati infiammatori. Evitando l'insorgenza di infiammazioni, queste cellule possono svolgere in modo ottimale le loro funzioni per cui sono state preposte. Naringina ed esperidina e la loro azione remineralizzante. Sono stati condotti degli studi su ratti ovariectomizzati, a cui cioè sono state esportate le ovaie. Si è potuto vedere che dopo la somministrazione di un estratto di foglie e di buccia si è avuto un miglioramento della densità ossea a carico della tibia, nonché un aumento proprio del contenuto osseo. E in più, da non sottovalutare, c'è stata una miglioria anche nei livelli di fosforo e di calcio. Quindi tutta la struttura ossea di queste cavie ha avuto un riscontro nettamente positivo dopo la somministrazione di questi particolari estratti, derivanti appunto non soltanto dalla buccia ma anche dalle foglie. E per questa particolare attività vanno a intervenire insieme alla vitamina C la naringina e l'esperidina. L'esperidina e la nobiletina per il loro effetto neuroprotettivo e antiproliferativo. Per vedere l'efficacia di questi flavonoidi specifici sulle cellule cerebrali hanno condotto degli studi su dei gruppi di topi affetti da Alzheimer e Parkinson. Si è potuto vedere come con la somministrazione di esperidina per 16 settimane si sia avuta una riduzione assurda dei radicali liberi, si sia avuto un netto miglioramento dell'attività mitocondriale. Che cosa sono i mitocondri? Sono degli organelli cellulari che riescono a fornire le cellule di energia direttamente utilizzabile, permettendo loro, ad ogni cellula, di svolgere le loro funzioni quotidiane. Ed in più questa esperidina ha permesso di aumentare i livelli di GSH, che è una sostanza che protegge proprio le cellule dallo stress ossidativo. In sostanza, l'esperidina in questo modello animale ha dimostrato di poter ridurre lo stress ossidativo, migliorare l'energia e l'attività cellulare, nonché aumentare le difese immunitarie. Allo stesso modo si è visto come per il Parkinson è stata effettivamente molto funzionale la nobiletina. Anche qui infatti nei topi affetti da questo morbo si sono avuti dei netti miglioramenti per quanto riguarda non soltanto le capacità cognitive ma anche motorie, ed in più l'esperidina sembra riuscire ad aumentare l'apoptosi delle cellule cancerogene a carico del colon. In che senso attivare l'apoptosi? L'apoptosi infatti è un meccanismo particolare che il nostro corpo ha naturalmente di innescare un'uccisione, diciamo, controllata di particolari tipi di cellule.
Ma questo discorso lo riprenderemo più avanti perché sono tante altre sostanze che stimolano l'apoptosi all'interno del nostro corpo. Naringina ed esperidina contro il Covid? Ci sono infatti degli studi post-Covid-19 che hanno preso in considerazione proprio l'arancia per vedere se si riusciva a trovare una cura. Da questi studi sono emersi dei risultati potentissimi, veramente molto promettenti. Però per capire meglio come funzionano dobbiamo capire meglio come funziona il Covid. Facciamo finta che il Covid sia un ladro, è un ladro che vuole entrare nelle nostre case, cioè nelle nostre cellule. Per entrare però nelle nostre cellule c'ha bisogno di una particolare chiave che si chiama ACE2. È una particolare proteina che si chiama enzima di conversione dell'angiotensina. E quindi una prima funzione che svolgono questi due importantissimi flavonoidi è di rendere meno utilizzabile questa chiave di accesso alle nostre cellule da parte del coronavirus. E questo punto primo. Ma mettiamo il caso che il coronavirus è entrato nelle nostre cellule. Qui ha bisogno di una sorta di attrezzatura professionale. In che senso? Ha bisogno di una determinata tipo di cosa per potersi replicare in modo funzionale, per poter allargare l'infezione. E qui interviene la proteasi cisteina. Ci sono infatti dei particolari enzimi che riescono a tagliare la catena delle proteine, che è formata da tanti amminoacidi, in determinati punti, creando dei segmenti. E il coronavirus ha bisogno della proteasi cisteina per poter rompere la sua lunga catena di amminoacidi che si chiama poliproteina, in cui c'è al suo interno il suo RNA. Infatti questa poliproteina, nonostante abbia al suo interno l'RNA del virus, ha bisogno di essere riorganizzata affinché possa diventare un agente infettivo. Grazie alla proteasi cisteina questa catena proteica viene rotta, si riorganizza in modo da creare appunto una nuova entità che può portare in giro per il corpo l'infezione. L'esperidina come agisce? Agisce andando a bloccare proprio la proteasi cisteina, andando quindi a ridurre la diffusione dell'infezione, mentre la naringina va a prevenire e a limitare la produzione di citochine plasmatiche. E che sono queste citochine plasmatiche? Quando il nostro corpo subisce un'infezione, il corpo stesso va a produrre determinati tipi di sostanze, chiamate appunto citochine. Ma ci sono alcune situazioni particolari per cui si ha una produzione eccessiva e sbagliata di citochine, come per esempio appunto in una grande infezione come quella provocata dal coronavirus, o anche in caso di malattie autoimmuni o di cancro. Si può innescare quella che viene chiamata tempesta di citochine, che ha l'effetto completamente opposto, non va a limitare, ad aiutare lo spegnimento dell'infezione, ma va ad aumentare lo stato infettivo, perché va a aumentare lo stato di infiammazione a carico dei tessuti. E qui appunto la naringina riesce a limitare questa produzione e questa iperattività delle citochine plasmatiche, che sono a carico di un'infezione derivante anche da coronavirus. Nobiletina, eptametossiflavone, esametossiflavone, idrossipentamettossiflavone. Tutti questi flavonoidi, che non andrò di certo a ripetere perché sono difficilissimi da ridire, vanno ad agire direttamente riducendo la proliferazione delle cellule cancerogene a carico dei polmoni e del seno. Si è potuto vedere che il rallentamento dell'attività proliferativa delle cellule tumorali a carico appunto di questi due organi viene rallentata moltissimo nelle cure in cui intervengono gli oli ottenuti dalla spremitura a freddo delle bucce. Adesso cambiamo completamente fitocomposto e andiamo a vedere le pectine. Le pectine sono dei polisaccaridi acidi molto complessi, sono cioè dei carboidrati complessi formati dall'unione di diversi zuccheri semplici, come per esempio il fruttosio, il glucosio, il galattosio.
Infatti è proprio dall'ossidazione del galattosio, quindi di questo monosaccaride, cioè di zucchero semplice, che si ha poi origine la pectina. Le pectine sono presenti praticamente in tutti i tessuti vegetali, sono quelle sostanze che permettono di legare, di cementificare tra loro le varie cellule. E insieme alle mucillagini e alle gomme rientrano in quella categoria che vengono chiamate fibre alimentari di natura idrosolubile. Ma come si producono le pectine? Le pectine, come abbiamo detto, nascono dall'ossidazione del monosaccaride chiamato galattosio. Dalla sua ossidazione si dà origine all'acido galatturonico. Le varie molecole di acido galatturonico si legano tra di loro e danno vita alla pectina. Ma perché le pectine, che sono maggiormente contenute nell'albedo, sono così funzionali per il nostro benessere? Tenete presente che le pectine, nonostante siano delle sostanze idrosolubili, non vengono digerite dal nostro sistema digerente, ma arrivano illese nell'intestino grasso. Tenete ben presente questo passaggio, perché aiuterà a capire il loro funzionamento nel nostro corpo. Intanto le pectine intervengono sempre in caso di avvelenamento da metalli pesanti, svolgendo un'azione chelante. In che modo? La struttura chimica dell'acido galatturonico, che abbiamo detto è il mattoncino più piccolo della pectina, è tale da potersi legare facilmente ai metalli. Legandosi ai metalli permette quindi una loro eliminazione più semplice ed in più la pectina lungo il tratto digerente riesce a legarsi al piombo, evitando così che venga assorbito dal nostro organismo, ed in più riesce anche a limitare la presenza di stronzio all'interno del nostro sangue. Le pectine sono utilizzate largamente per la cura di diverse patologie a carico del nostro sistema digerente, come per esempio la disbiosi. Innanzitutto perché non sono digerite, aiutano a rallentare l'assorbimento dei nutrienti, danno il senso di sazietà, per cui intervengono tantissimo anche nei farmaci antiobesità, e in più, non essendo digerite, arrivano intatte, diciamo, nel primo tratto dell'intestino, aiutano quindi ad attivare la motilità e la peristalsi intestinale, aumentando la dimensione delle feci e stimolando quindi il movimento intestinale volto all'evacuazione. Nel passaggio vanno a fare una sorta di effetto scrub, andando anche a pulire i villi intestinali, in questo modo dell'intestino tenue. In questo modo appunto l'intestino riesce ad assorbire in modo ottimale i nutrienti che stanno passando. In più le pectine riescono ad aiutare in caso di obesità, a curare l'aterosclerosi vascolare, le condizioni ipoglicemiche, aiutano in caso di diabete mellito, nonché nelle malattie del fegato e a carico del pancreas. Aiutano pure ad abbassare il colesterolo nel sangue. Ma si è visto come aiutano anche il sistema immunitario. Le pectine sono dei potentissimi antinfiammatori e aiutano la normale attività dei neutrofili, macrofagi e i linfociti, cioè quei particolari globuli bianchi che intervengono nella produzione di anticorpi, nella funzionalità degli anticorpi e nell'eliminazione dei patogeni che intervengono all'interno del nostro corpo e riescono pure ad eliminare altre sostanze. Le pectine si è potuto vedere come possono avere delle validissime applicazioni in ambito oncologico, soprattutto per quanto riguarda il tumore al colon. E questo perché, come abbiamo visto, la pectina non viene digerita, arriva all'intestino grasso indenne. Qui inizia una sua fermentazione, divenendo acetato, propionato e butirrato, 3 sostanze che fanno benissimo per la salute del nostro corpo. Hanno insieme una grandissima proprietà antinfiammatoria, quindi anticarcinoma. Poi in che modo interviene? La pectina interviene infatti ristimolando l'apoptosi delle cellule tumorali, e in questo caso a livello del colon. Ed in più sembra proprio inibire la formazione di metastasi. Gli oli essenziali. Tra i più importanti abbiamo il limonene, il cineolo, il terpineolo, il nerale, il pinene, mircene, geraniale, ottanale, decanale, ocimene, linalolo, cariofillene e un'infinità di altri. La loro azione è soprattutto antibatterica,
Per esempio, il decanale, l'ottanale e l'inalolo inibiscono la crescita batterica delle Escherichia coli e dello Staphylococcus aureus, ma anche dei Saccharomyces cerevisiae e dell'Aspergillus niger. Il limonene, il mircene, invece, sembrano inibire addirittura diversi ceppi di salmonella. È una buona attività insetticida proprio, soprattutto nei confronti del Culex pipiens molestus, sembra proprio essere svolta dal terpineolo e il cineolo. L'olio essenziale però nella sua complessità è stato da sempre utilizzato nell'aromaterapia ed è stato visto come non soltanto i topi stressati ne hanno trovato giovamento, ma anche dei gruppi di persone che dovevano andare dal dentista sono stati molto più rilassati. Infatti l'olio essenziale ha proprietà sedative e talvolta anche ipnotiche. Non so se poi anche a voi piace ogni tanto strizzare una buccia di agrume su di una fiamma e vedere come questa si infiamma. A me è sempre piaciuto da quando sono piccolina, anzi quando ero piccola mi piaceva anche fare i dispetti e spruzzarlo negli occhi delle persone a me vicine. Era un giochino così innocente, ma che cos'è che è così altamente infiammabile? È essenzialmente il limonene. Il limonene, infatti, è uno degli oli essenziali più potenti presenti. Non soltanto appunto è facilmente infiammabile, ma ha un potere solvente impressionante. Infatti viene utilizzato anche nei restauri. Riesce a sciogliere per esempio delle vernici bituminose, delle resine, le colofonie, ma tantissime sostanze. Ecco perché il limonene è uno dei composti anche potenzialmente pericolosi. L'olio essenziale infatti degli agrumi è quello che più di tutti deve essere veicolato con altre sostanze, cioè non può essere infatti utilizzato puro né per uso interno né tantomeno per uso esterno. Ha necessità di essere, come dire, allungato in un'altra sostanza che possa essere acqua, olio o alcol, proprio per ridurre la sua potenziale pericolosità. Gli oli essenziali sono concentrati soprattutto nel flavedo, quindi nella parte arancione, quella che abbiamo detto all'inizio essere ricca di ghiandole oleifere. In queste ghiandole oleifere infatti coesistono tra loro gli oli essenziali, ma anche la vitamina C, ma anche la vitamina E. I carotenoidi sono quelle sostanze che danno il colore arancione sia alla buccia che al succo. E si è potuto vedere da uno studio come sono incredibilmente concentrati nel flavedo, addirittura 9 volte in più rispetto ai carotenoidi presenti nella polpa. Si calcola infatti che nel flavedo ci siano addirittura quasi 13 mg per 100 g di buccia contro l'1,4 mg su 100 g di succo. Quindi nel flavedo ce ne sono veramente tantissimi di carotenoidi. E i carotenoidi svolgono un'attività antiossidante pazzesca, però che c'entra con l'attività antitumorale? Infatti si è visto, c'è uno studio particolare in cui si è potuto vedere come i carotenoidi in particolari situazioni invertono la loro attività. Non sono più antiossidanti, ma sono pro-ossidativi. È stato fatto infatti uno studio sul carcinoma cervicale umano. Si è potuto vedere infatti come all'interno delle cellule cancerogene a carico di questo tumore i carotenoidi non hanno più svolto la loro normale funzione antiossidante, ma hanno stimolato invece l'ossidazione, quindi la produzione di radicali liberi. All'interno delle cellule tumorali c'è una produzione anomala di radicali liberi. I carotenoidi intervengono in che modo? Non vanno ad abbattere l'ossidazione, quindi la produzione di radicali liberi all'interno di queste cellule, bensì la stimolano. E qui interviene un particolare carotenoide, la beta-criptoxantina. All'interno della cellula tumorale che cosa fa? La beta-criptoxantina va a aumentare l'ossidazione, creando un ambiente sfavorevole anche alle cellule tumorali. Che cosa fanno queste? Per difesa vanno a stimolare l'apoptosi, quindi quel meccanismo che il corpo ha di distruggere selettivamente il DNA di alcune cellule, andandole quindi inesorabilmente ad uccidere. Va a aumentare l'ossidazione delle cellule tumorali, causandone indirettamente la morte.
Poi ci sono altre due attività, tra virgolette, marginali che svolgono alcuni fitocomposti presenti nell'albedo e nel flavedo, e sono l'antifungina, e qui intervengono gli oli spremuti a freddo contro il Penicillium digitatum e il Cladosporium cucumerinum, mentre alcuni estratti etanolici e acquosi addirittura contro la Candida albicans. In più svolgono una blanda attività antimalarica. L'artemisinina, la clorochina e la meflochina riescono a svolgere una blanda azione antimalarica nei confronti del ceppo Plasmodium falciparum. Adesso vi è venuta voglia di non buttare più nel flavedo o nell'albedo, ma di mangiarli magari freschi? Ed è sottinteso che dovete usare agrumi almeno bio, vero? E se poi vorrete sapere come godere a lungo degli effetti benefici dell'albedo e del flavedo, vi aspettiamo al prossimo video in cui vi faremo vedere la ricetta del vino delle Hesperidi, Elisir di lunga vita. Ciao, alla prossima!